Benvenuti, anime sensibili e cercatori di verità che affollano il nostro rifugio, stelle turche rivelate. Oggi vi chiediamo di spegnere il brusio di fondo, di scordare per un attimo i titoli urlati e le foto rubate, e di immergervi con noi in una dimensione diversa, Più intima e infinitamente più profonda. Non parleremo di dove sono stati visti o con chi, ma di chi sono diventati. Esiste un filo invisibile, sottile come seta ma resistente come acciaio, che ancora lega Gökberk, Filonelle DRM e Cemre Arda. Non è un filo fatto di incontri segreti o di messaggi cifrati, ma di pura risonanza artistica. Oggi questi due giganti non condividono lo stesso set, non respirano la stessa aria in un camper, non coordinano sorrisi davanti agli obiettivi. Eppure, se ascoltate con attenzione, le storie che stanno raccontando separatamente vibrano sulla stessa melodia struggente. Prima di intraprendere questo viaggio nel cuore della loro arte, vi chiediamo un gesto fondamentale per la nostra comunità. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, se volete sostenere un racconto che va oltre le apparenze e scava nell'anima, cliccate con decisione sul pulsante abbonati. Non siamo qui per passeggiare nel viale dei ricordi con una nostalgia stucchevole, né per alimentare le solite speculazioni su un ritorno di fiamma che nasce più dai desideri dei fan che dalla realtà. Non ci interessa fare il conto di chi corre più veloce o di chi ha toccato vette più alte. La domanda che ci poniamo oggi è molto più intima, quasi filosofica. Che cosa si muove? Che cosa cambia geologicamente dentro due persone quando un legame profondo si spezza o si trasforma? E, ancor più cruciale, come ridisegna questa trasformazione invisibile i contorni della loro arte? Con Blue Cave, Gökberk YLDRM ha compiuto un passo che molti non si aspettavano. È uscito dal mantello protettivo del semplice attore, del sex symbol ammirato per l'estetica, per entrare direttamente nel flusso sanguigno del racconto. Non abita più soltanto un personaggio scritto da altri, adesso costruisce l'impalcatura, inchiostra le linee, insuffla vita nei silenzi tra le parole. Scrive, narra, dà corpo e sostanza a sentimenti che molti di noi hanno imparato a tenere a bada, chiusi nelle stanze buie della mente. All'orizzonte opposto, con Two Worlds, One Desire, titolo adattato, Cemre Arda compie un atto di ribellione gentile ma fermo. Scansa anni di chiacchiere superficiali, ignora i commenti che iniziano con "è bellissima", però, e spezza lo stampo nel quale l'industria ha tentato di confinarla. Mette tutto da parte e afferma, a voce quieta ma devastante, non sono qui solo per recitare la verità di qualcun altro. Ho una verità tutta mia, e ora ve la racconto. Questi due film, queste due opere, non sono nati per caso. Non sono meteoriti caduti in parti diverse del pianeta per coincidenza astrale. Non sono risposte ai titoli di chiacchiericcio, né messaggi in bottiglia lanciati attraverso il vuoto siderale che li separa. Sono la scia luminosa, la luminescenza che resta quando due persone affrontano la stessa tempesta, ne escono vive e poi continuano a camminare in direzioni opposte, ma sotto lo stesso cielo. Se vi siete mai chiesti è davvero solo una coincidenza, restate con noi, perché alcuni amori trovano il loro significato più chiaro solo quando finiscono. Alcune corde non si spezzano, cambiano frequenza, diventano ritmo di sottofondo invece che catena. Ed è proprio qui, in questo spazio sacro di ispirazione condivisa, che oggi vive la storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Nel tritacarne del gossip quotidiano, tendiamo ad appiattire la complessità umana in due titoli facili. È iniziata e è finita. Ma la verità, quella che sfugge all'occhio distratto, è che ciò che finisce è solo l'etichetta. L'impronta, le abitudini mutate, i silenzi scoperti da poco, la percezione del mondo irreversibilmente cambiata. Tutto questo resta. Quando Gökberk e Cemre hanno preso strade diverse, non c'è stata disintegrazione. Non c'è stata la scenografia pubblica e caotica che spesso accompagna le rotture famose. Nessuna dichiarazione avvelenata, nessun dramma lasciato a marcire al sole. Il suono che è seguito, invece, è stato un silenzio denso. E col tempo quel silenzio si è trasformato in una domanda che il mondo ha continuato a fare. Che cosa stanno creando adesso, che prima non potevano? Per Gökberk, la recitazione non è mai stata solo un mestiere. È artigianato, disciplina di ferro, controllo del corpo e della mente. Ma Blue Cave ha aggiunto uno strato geologico nuovo. La compulsione di forgiare una narrazione dall'interno verso l'esterno. Un attore non inizia a scrivere per caso.
Quel momento coincide sempre con una consapevolezza privata e dolorosa. Non basta più essere la voce dei pensieri altrui. Nasce il desiderio di scavare un'arteria direttamente dal petto alla pagina bianca. La storia di Blue Cave non indossa i panni comodi e rassicuranti della classica storia d'amore turca. È tessuta meno con i fili della conquista romantica e più con quelli delle comprensioni che arrivano tardi, pesanti e oneste come pietre. Il personaggio di Cem entra in scena composto, preciso, forte. È un uomo che tiene il coperchio ben stretto sul cuore perché ha imparato a sue spese quanto il silenzio sia un'armatura efficace. Ma il film gira attorno a una domanda abbagliante e terribile. È davvero troppo tardi per certi sentimenti, o siamo stati solo troppo impauriti per esprimerli in tempo? Questa domanda non perseguita soltanto il pubblico, sembra rimbalzare sullo stesso architetto del film, Gökberk, che ha avuto il coraggio di porla sulla carta prima ancora che la macchina da presa iniziasse a girare. È la vulnerabilità maschile messa a nudo, è il riconoscimento che la forza fisica non protegge dal rimpianto. Cari amici di Stelle Turche Rivelate, avete percepito questa nuova profondità in Gökberk? Sentite che sta parlando di sé attraverso Cem? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo conoscere i vostri sentimenti. La traiettoria di Cemre segue un arco diverso ma parallelo. Da fuori, gran parte della sua carriera è apparso lucido, impeccabile, illuminato da ogni angolazione. Ma brillante non significa essere ascoltata. Per anni ci sono stati giudizi velati. Frasi che cominciavano con un complimento e finivano con un soffitto di vetro. È brava nella commedia, però, è bellissima, però. Cemre non ha lanciato una difesa pubblica. Non ha risposto colpo su colpo sui social per avere l'ultima parola. Ha fatto qualcosa di più potente, ha scritto. Con Two Worlds, One Desire entra nel cerchio non solo come attrice, ma come narratrice con una bussola morale ed emotiva tutta sua. Il cuore di quel film non è una storia d'amore nel senso tradizionale. È l'odissea di persone smarrite nel labirinto dell'età adulta che ritrovano il bambino abbandonato lungo la strada per sopravvivere. E forse la scelta più sorprendente del lavoro di Cemre è ciò che manca: non c'è amarezza, né resa dei conti, né impulso a punire chi l'ha ferita. La storia guarda alla guarigione. Tende la mano alla misericordia. Confida nella possibilità che la speranza non sia ingenua, ma necessaria quanto l'aria. È la risposta di una donna che ha deciso di trasformare le cicatrici in aperture attraverso cui possa entrare la luce. Mettete i progetti uno accanto all'altro e qualcosa di non detto li annoda come un nodo da marinaio. Non perché specchino trame o condividano tipologie di personaggio. La parentela vive nelle radici. La narrazione di Gökberk è ombrosa come un'ora tarda della notte, contemplativa, volatile sotto l'apparente calma, pone domande che non promettono risposte ordinate. Quella di Cemre è illuminata come il mattino, morbida, restaurativa, piena di respiro. Una si immerge nella corrente sotterranea e pericolosa, l'altra stende un prato su cui riposare. Non è una gerarchia. Non c'è un meglio o un peggio. È un ciclo. Sono due fasi dello stesso meteo che attraversa finestre diverse. Spesso fraintendiamo l'ispirazione. Pensiamo che nasca solo dove le persone si incontrano fisicamente, collaborano, si scambiano appunti davanti a un caffè. Ma la vera ispirazione, quella che sgorga dall'anima, può viaggiare come un segnale radio, nessun contatto richiesto. A volte ciò che uno osa fare, come guardare nel proprio abisso, dà all'altro il coraggio di rispondere, cercando la luce. Quando Gökberk ha scritto Blue Cave e quando Cemre ha dipinto Two Worlds, One Desire, non è stato un duello a distanza. È stato un risveglio parallelo. Due risposte emerse dallo stesso silenzio condiviso. Perché riviste e siti di gossip faticano a decifrare questo momento? Perché la narrazione rifiuta il copione comune. Non ci sono rotture spettacolari su cui capitalizzare, né interviste acide da sezionare parola per parola. Nessuno schema chiaro di vincitore e vinto che trasformi vite umane in un tabellone di punteggi. E proprio per questo, questa storia ci richiama ancor di più. Invita alla domanda reale: le persone possono davvero cambiare dopo che l'amore finisce? Possono portare con sé la lezione, invece della ferita che marcisce? Gökberk e Cemre, senza proclami o slogan, offrono un sì stratificato e complesso. Nessuno dei due nega il passato. Nessuno lo riproduce per attirare attenzione. Non c'è fame di applausi nostalgici, nessuna frecciata criptica, nessun botta e risposta per alimentare il ciclo del pettegolezzo. Parla soltanto il lavoro.
E a volte, nell'arte come nella vita, questo è un tuono sufficiente a far tremare il mondo. La conclusione a cui arriviamo è disarmante nella sua semplicità, il potere silenzioso dell'ispirazione reciproca. Alcune ispirazioni scivolano sotto la porta e si posano dove meno te lo aspetti. Alcuni amori continuano a cambiare il modo in cui respiriamo molto tempo dopo l'addio. È lì che ora camminano Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Non insieme, mano nella mano, ma neanche separati nello spirito. Percorrono lo stesso sentiero di maturità emotiva, solo su lati opposti della strada, ciascuno con una lanterna di colore diverso. Guardate dove sono oggi, non è una rivalità. Non è un grafico con una linea che sale più alta. È la cronaca di due artisti che un tempo hanno condiviso un mondo intenso e ora rispondono alla stessa domanda esistenziale con due voci distinte. Gökberk parla del peso delle parole non inviate, del dolore delle consapevolezze tardive, della fragilità privata di un uomo allenato a essere inflessibile. Attraverso Cem, lascia tremare il controllo quel tanto che basta perché la verità scivoli fuori. Cemre, dal suo punto di vista, ci ricorda non che dobbiamo restare incollati a luoghi incompiuti, ma che ci è concesso guarire e continuare a credere, che la vita può ancora salutarci con l'inaspettato anche dopo che il sipario sembra calato. Mettete i film uno accanto all'altro e non otterrete uno scontro, otterrete un completamento. Forse ciò che il loro amore ha insegnato a entrambi è semplice e implacabile. Quando un sentimento resta bloccato dentro, diventa una tempesta. Uno ha risposto a quella tempesta con un viaggio notturno nelle grotte dell'anima, l'altra ha risposto con l'alba di un nuovo desiderio. Mappe diverse, stessa destinazione, raccontare la storia che non ha mai smesso di premere contro le costole. Siamo arrivati alla fine di questa analisi, che speriamo abbia toccato le corde più profonde della vostra sensibilità qui su Stelle Turche Rivelate. La storia di Gökberk e Cemre ci insegna che l'arte è l'unica lingua in cui l'amore non muore mai, ma si trasforma. E voi? Scorgete anche voi questi riflessi specchiati nelle loro opere? Credete che le loro anime artistiche stiano ancora comunicando a distanza? Condividete il vostro pensiero nei commenti, perché la vostra voce arricchisce il nostro racconto. Se avete apprezzato la profondità, la cura e la passione con cui abbiamo trattato questo tema sensibile, lasciate un like e condividete il video con chi cerca la verità oltre il gossip. Ma soprattutto, se volete essere i custodi di queste storie e permetterci di continuare a svelare i segreti dei cuori delle stelle, vi invitiamo con calore a cliccare il pulsante abbonati. Il vostro sostegno come membri è la luce che guida il nostro cammino. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, dove l'emozione regna sempre sovrana.